Un mostro di potenza che non vedrà mai la luce. Il Mac che Apple ha cancellato. Ok, entriamo subito nel vivo di questo approfondimento. Immaginate una macchina nata per spingersi oltre, ma davvero oltre, disintegrando letteralmente qualsiasi limite prestazionale mai visto su un personal computer. Tutto parte da lì, dal segreto dei laboratori di ingegneria di Cupertino. Lì dentro, le menti di Apple avevano concepito il progetto per un supercomputer desktop che prometteva, senza mezzi termini, una potenza pressoché illimitata. Un'idea talmente ambiziosa, talmente fuori di testa, da far sognare a occhi aperti l'intero settore. E sapete qual è la cosa assurda? Nonostante questa promessa pazzesca, questo hardware non vedrà mai la luce. È stato cancellato, definitivamente. Oggi cerchiamo di capire insieme cosa è andato storto. Capitolo 1. Il sogno di Cupertino. Vedete, non stiamo parlando del solito, prevedibile aggiornamento di routine. Questo progetto rappresentava l'apice assoluto, il vero e proprio sacro graal dell'ingegneria informatica di Apple, destinato a riscrivere per sempre il concetto stesso di elaborazione desktop. L'obiettivo, fin dal primissimo giorno, era uno solo: creare un vero e proprio mostro di potenza. Niente compromessi. Doveva essere un prodigio ingegneristico capace di polverizzare ogni record precedente e far impallidire l'intero mercato. Insomma, stavano lavorando a qualcosa di epocale, spinti da un'ambizione che onestamente sfidava ogni logica e convenzione conosciuta. Ora, per capire davvero la portata di questo mostro, facciamo un piccolo passo indietro e guardiamo all'evoluzione dei chip Apple Silicon. Siamo partiti dalla fantastica serie M di base, poi abbiamo visto un balzo in avanti pazzesco con i chip Max e infine siamo arrivati alla linea Ultra. E cos'era l'Ultra? Praticamente 2 chip Max uniti insieme tramite un'interconnessione ad altissima velocità. Sembrava di aver raggiunto la vetta della montagna, il traguardo finale. Ma i piani originali, andavano infinitamente oltre questa architettura duale. Capitolo 2. L'anatomia del chip Extreme. E già, perché nei corridoi più blindati dell'azienda, l'idea titanica era proprio quella di prendere la linea Ultra e spingerla verso un livello di pura, assoluta esaltazione tecnologica mai visto prima. La matematica dietro a questo progetto fa ancora oggi venire i brividi. Allora, se il chip Ultra fonde 2 chip Max, tenetevi forte. La visione mastodontica per l'Extreme prevedeva di fonderne ben 4. 4. Praticamente significava prendere l'hardware più spietato e veloce sulla faccia della Terra e moltiplicarlo per 2, creando una densità di calcolo sulla singola scheda che francamente fa girare la testa. Le specifiche teoriche? Roba da togliere il fiato. Parliamo di una CPU con un numero di core mai visto nella storia dei personal computer, un'architettura GPU letteralmente monumentale e una memoria unificata a dir poco massiccia. Non è solo un bell'elenco della spesa per appassionati, questa è la definizione esatta di un miracolo dell'elaborazione dati. Immaginate il volume di calcolo sbalorditivo che un'architettura del genere avrebbe potuto sprigionare. E all'atto pratico, applicazioni ciclopiche. Pensate all'editing video simultaneo in 8K o persino in 12K senza la minima microscopica incertezza. Zero lag. Oppure pensate alla possibilità di addestrare modelli di intelligenza artificiale super complessi, tutto completamente in locale, senza mai dover dipendere da server esterni. Sarebbe diventato lo strumento definitivo, l'arma assolutamente imbattibile per i professionisti più esigenti del pianeta, posizionata in una lega completamente diversa, svettando ben oltre qualsiasi Mac Pro esista oggi. E allora, di fronte a un potenziale così sconfinato, così rivoluzionario, perché? Perché Apple ha premuto il freno? Ed è qui che tutto il nostro entusiasmo prende una bella, pesantissima affacciata contro il muro. Perché archiviare un progetto senza rivali? Purtroppo la risposta ci costringe a un amaro e doloroso ritorno alla realtà. Il che ci porta al capitolo 3, i limiti della realtà. Perché purtroppo il sogno dorato degli ingegneri si è dovuto scontrare brutalmente con ostacoli fisici e di produzione che erano semplicemente insormontabili. Il primo gigantesco muro ingegneristico? La resa produttiva dei wafer di silicio. Fabbricare processori così enormi, composti da 4 chip fusi, fa schizzare alle stelle la probabilità che si verifichi un difetto sul disco di silicio. E il problema è che basta un singolo, microscopico errorino per rendere totalmente inutilizzabile l'intero megachip, buttando via tutto. Riuscire a ottenere un numero sufficiente di questi megaprocessori funzionanti da un singolo wafer si è rivelata una sfida produttiva titanica, un ostacolo che le attuali catene di montaggio non sono in grado di superare.
ma diciamo anche, per assurdo, di riuscire a compiere questo miracolo produttivo, ok? Bene, restava il problema della gestione termica. Fondere 4 chip ad altissime prestazioni significa generare una quantità di calore letteralmente spaventosa. Pensare di domare temperature così estreme dentro un case desktop sperando di dissiparle in modo efficace con pesanti blocchi di rame e ventoloni complessi si è rivelato un incubo, fisicamente impossibile. La termodinamica, alla fine della fiera, non fa sconti a nessuno. Tuttavia, il vero colpo di grazia, quello definitivo, è stato puramente economico. Oltre 10.000 euro. Avete sentito bene. Un chip Extreme avrebbe fatto lievitare il costo di partenza della macchina a cifre totalmente fuori scala. Parliamo di sborsare più di 10.000 euro solo per portarsi a casa la configurazione base, solo per superare la soglia d'ingresso. Un prezzo del genere, per quanto la macchina fosse attraente per le fasce iperprofessionali, rappresenta un ostacolo commerciale enorme, un vero suicidio. La cruda realtà economica è questa. Una macchina con un costo di base così folle crea un mercato inevitabilmente troppo di nicchia per poter giustificare gli investimenti pazzeschi che servono per svilupparla. I costi monumentali di ricerca, sviluppo e adeguamento delle fabbriche per creare l'architettura Extreme non sarebbero mai e poi mai rientrati con i volumi di vendita previsti. Alla fine, l'inesorabile e fredda matematica finanziaria ha oscurato del tutto l'ambizione tecnologica, staccando la spina al progetto. Capitolo 4. Il futuro del Mac. Ovviamente, con la cancellazione permanente del progetto Extreme, ai vertici hanno dovuto riorganizzare le idee e ricalibrare la rotta per affrontare il futuro. Oggi la strategia è diventata molto più pragmatica, molto più coi piedi per terra. Invece di inseguire ciecamente questo impossibile mostro mitologico a 4 teste, le risorse sono state concentrate in modo più razionale sull'ottimizzazione dell'architettura che già abbiamo. L'obiettivo primario adesso è spremere ogni goccia di efficienza dai chip ultra attuali e migliorarne la scalabilità. Parliamo di progressi sicuramente più misurati, ma che senza ombra di dubbio sono sostenibili sia a livello economico che fisico. Ammettiamolo, è una conclusione che lascia parecchio l'amaro in bocca. Una punta di malinconia c'è. Questo episodio mette in luce in modo spietato l'eterno, inevitabile conflitto tra le idee umane, che sono straordinarie e senza limiti, e le leggi inflessibili della fisica e del mercato. Sapere che il Mac più potente mai concepito resterà per sempre chiuso in un cassetto è una vera delusione per l'intero settore. Però, ecco, serve come un promemoria bello severo. Non importa quanto sia rivoluzionaria, incredibile o geniale una visione, alla fine deve sempre fare i conti con i limiti invalicabili della realtà materiale. Quindi, per chiudere questa nostra analisi di oggi con una piccola provocazione, se non sarà l'Extreme, quale sarà il prossimo vero salto prestazionale? Con il sogno del supercomputer accantonato dolorosamente, sappiamo che la rincorsa all'innovazione ovviamente non si ferma qui, ma questa storia ci lascia con un forte, persistente senso di cosa sarebbe potuto essere. Non ci resta che aspettare e scoprire quale sarà la prossima mossa in grado di sfidare, ancora una volta, le regole del possibile.